Buonasera a tutti, bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono qui con una confessione. La mia settimana è un disastro completo. Mia, aiutami per favore. Ciao Lucas, ciao a tutti gli ascoltatori. Oh no, cosa è successo? La scorsa settimana mi hai detto che volevi organizzare meglio la tua routine settimanale. Non ha funzionato? Funzionato? È stato un disastro. Lunedì mattina mi sono svegliato alle 6, tutto motivato. Ho fatto colazione, ho preparato il caffè e poi ho dimenticato il mio telefono a casa quando sono uscito per andare in palestra. Ah no, e cosa hai fatto? Ascoltatori, voi cosa fate di solito il lunedì mattina? Andate in palestra o preferite rilassarvi? Scrivetelo nei commenti. Lucas, continua la tua storia. Sono tornato a casa per prendere il telefono, ma poi ero in ritardo per il lavoro. Il lunedì di solito inizio a lavorare alle 8, ma quel giorno sono arrivato alle 9:30. Il mio capo non era contento. Oh povero Lucas, ma dimmi, di solito cosa fai il lunedì? Hai una routine specifica? Sì, normalmente il lunedì è il mio giorno più impegnato. Mi sveglio alle 6:30, faccio una doccia veloce, preparo il caffè e mangio qualcosa di leggero. Poi vado in ufficio e lavoro fino alle 5 del pomeriggio. E dopo il lavoro? Fai qualcosa di speciale il lunedì sera? Di solito il lunedì sera sono molto stanco, quindi torno a casa, preparo una cena semplice, magari pasta al pomodoro o un'insalata, e guardo la televisione. A volte chiamo mia madre per sapere come sta. Che dolce! E il martedì? Il martedì è diverso dal lunedì. Sì, il martedì è più tranquillo. Mi sveglio alle 7, faccio colazione con calma, leggo le notizie sul mio tablet e poi vado al lavoro. Il martedì pomeriggio di solito ho meno riunioni, quindi posso concentrarmi sui miei progetti. Interessante. Ascoltatori, a voi piace leggere le notizie la mattina o preferite ascoltare un podcast come questo? Fateci sapere. E Lucas, cosa fai il martedì sera? Il martedì sera è la mia serata preferita. Vado a lezione di cucina italiana con alcuni amici. Impariamo a fare piatti tradizionali. La settimana scorsa abbiamo fatto le lasagne. Che bello, adoro le lasagne. E il mercoledì? Raccontami del mercoledì. Ah, il mercoledì. Il mercoledì è il mio giorno del mercato. Ogni mercoledì mattina, prima di andare al lavoro, vado al mercato locale. Compro frutta fresca, verdure, pane, formaggio, a volte anche fiori per il mio appartamento. Quanto tempo passi al mercato? Di solito circa 30 o 40 minuti. Mi piace parlare con i venditori, assaggiare i prodotti, scegliere con calma. È un momento molto rilassante per me, anche se poi devo correre al lavoro. Capisco. E dopo il lavoro il mercoledì? Il mercoledì sera di solito faccio le pulizie in casa. Lo so, non è molto eccitante, ma mi piace avere la casa pulita e ordinata. Passo l'aspirapolvere, pulisco il bagno, metto in ordine la cucina. Poi mi rilasso con un buon libro. Sei molto organizzato. Ascoltatori, anche voi fate le pulizie in un giorno specifico della settimana? Scrivetelo nei commenti. Lucas, parliamo del giovedì. Il giovedì è speciale perché è il giorno in cui vedo i miei amici. Ogni giovedì sera ci incontriamo in un bar del centro. Beviamo un aperitivo, mangiamo qualcosa insieme, chiacchieriamo, ridiamo. È il momento della settimana che aspetto di più. Che bello! Cosa bevete di solito all'aperitivo? Io di solito prendo uno spritz o una birra. I miei amici prendono vino, Negroni, Aperol. Dipende dall'umore. E mangiamo olive, patatine, bruschette, a volte anche qualche panino piccolo.
Mi stai facendo venire fame. E durante il giorno, cosa fai il giovedì prima dell'aperitivo? Il giovedì mattina mi sveglio abbastanza tardi, verso le 7:30. Faccio una colazione abbondante perché so che la sera mangerò poco. Poi vado al lavoro e di solito ho molte riunioni. Il giovedì pomeriggio finisco di lavorare verso le 6, vado a casa, mi cambio e poi esco per incontrare gli amici. Perfetto. E arriviamo al venerdì. Tutti amano il venerdì. Cosa fai tu? Il venerdì è il mio giorno preferito, ovviamente. Mi sveglio già felice perché so che il weekend sta arrivando. Al lavoro sono più rilassato, scherzo con i colleghi, l'atmosfera è leggera. Il venerdì pomeriggio finisco di lavorare alle 4. Che fortuna! E poi cosa fai con tutto quel tempo libero? Beh, a volte vado al cinema, a volte faccio una passeggiata nel parco, a volte semplicemente torno a casa e mi riposo. Dipende dalla stagione e dal tempo. Se fa bel tempo, mi piace camminare lungo il fiume e prendere un gelato. Bellissimo! E la sera del venerdì? La sera del venerdì di solito esco a cena con qualcuno. A volte con una ragazza che mi piace, a volte con amici, a volte anche da solo in un ristorante che voglio provare. Mi piace esplorare posti nuovi. Che avventuroso! Ascoltatori, anche voi esplorate ristoranti nuovi? Pues sedie. Qual è il vostro piatto preferito? Ditecelo. E Lucas, parliamo del weekend. Cosa fai il sabato? Il sabato è il mio giorno per dormire? Non metto la sveglia. Mi sveglio quando il mio corpo vuole. Di solito verso le 9 o le 10. Faccio una colazione lunga e rilassante. Magari vado al bar sotto casa e prendo un cappuccino e un cornetto. Che bello svegliarsi senza sveglia. E dopo la colazione? Dipende. A volte vado a fare shopping, a volte visito un museo o una mostra, a volte faccio sport. Il sabato pomeriggio spesso vado a correre o in bicicletta se il tempo è bello. Oppure vado in piscina. Sei molto attivo. E la sera del sabato? Il sabato sera è per divertirsi. A volte vado a ballare in una discoteca, a volte a un concerto, a volte a una festa di amici. Mi piace molto la musica dal vivo, quindi se c'è un buon concerto in città, ci vado sicuramente. Fantastico! E finalmente arriviamo alla domenica. Raccontami della tua domenica. Ah, la domenica. La domenica è il mio giorno di famiglia. Di solito vado a pranzo dai miei genitori. Mia madre cucina sempre qualcosa di delizioso. Arrosto, pasta al forno, verdure grigliate, dolci fatti in casa. Che meraviglia! A che ora pranzi di solito la domenica? Arriviamo a casa dei miei genitori verso 12:30. Pranziamo all'1 e restiamo a tavola per ore. Mangiamo, parliamo, ridiamo, beviamo vino, raccontiamo storie. È il momento più bello della settimana. Adoro i pranzi di famiglia. Ascoltatori, anche voi pranzate con la famiglia la domenica? È una tradizione bellissima. E dopo pranzo, Lucas? Dopo pranzo, di solito facciamo una passeggiata insieme, mia madre, mio padre, mio fratello e io. Camminiamo nel quartiere, parliamo, a volte ci fermiamo a prendere un caffè in un bar. Poi torno a casa verso le 5 o le 6. E la domenica sera cosa fai? La domenica sera è il momento di prepararmi per la nuova settimana. Stiro le camicie per il lavoro, preparo la borsa, controllo l'agenda, a volte cucino qualcosa per il lunedì. Poi mi rilasso, guardo un film o leggo un libro e vado a dormire presto. Sei molto organizzato. Ma aspetta, all'inizio hai detto che questa settimana è stata un disastro. Cosa è successo esattamente? Sì, è vero.
Allora, lunedì ho dimenticato il telefono come ti ho detto. Martedì sono arrivato in ritardo alla lezione di cucina perché ho confuso l'orario. Mercoledì al mercato ho comprato troppa frutta e verdura e metà è andata mia osata male. Oh no, e poi? Giovedì i miei amici hanno cancellato l'aperitivo all'ultimo momento perché uno di loro era malato. Venerdì il cinema era chiuso per lavori di ristrutturazione e non lo sapevo. Sono arrivato lì e ho trovato la porta chiusa. Che sfortuna! E il weekend? Sabato mattina mi sono svegliato tardi, ho perso l'autobus per andare in centro e ho dovuto camminare per 40 minuti sotto la pioggia. E domenica mia madre non stava bene, quindi abbiamo dovuto cancellare il pranzo di famiglia. Povero Lucas, ma sai cosa? Anche quando le cose non vanno come pianificato, è importante avere una routine. Ti dà una struttura, ti aiuta a organizzare la tua vita. Hai ragione, Mia. Anche se questa settimana è stata difficile, so che la prossima settimana tornerò alla mia routine normale e questo mi fa sentire meglio. Esattamente. Ascoltatori, anche voi avete una routine settimanale? Quali giorni sono i vostri preferiti? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato o domenica? E cosa fate di solito in questi giorni? Sì, raccontateci nei commenti. Ci piacerebbe sapere come organizzate la vostra settimana. Fate sport? Vedete amici? Lavorate? Studiate? E un'altra domanda importante. Preferite avere una routine fissa o preferite essere più spontanei e fare cose diverse ogni settimana? Ottima domanda. Io personalmente amo la mia routine, ma capisco che non è per tutti. Alcune persone preferiscono la libertà e la spontaneità. Esatto. Non c'è una risposta giusta o sbagliata. L'importante è trovare quello che funziona meglio per voi e per la vostra vita. Ascoltatori, vi voglio fare un'ultima domanda. Qual è il vostro momento preferito della settimana? Per me è sicuramente il pranzo della domenica con la mia famiglia, anche quando qualcosa va storto. Per me è il mercoledì sera quando finisco di lavorare e so che la settimana è già a metà finita. Mi piace prepararmi una bella cena, mettere della musica e rilassarmi. Che bello! Ogni persona ha il suo momento speciale. E ricordate, ascoltatori, anche quando la routine non va come pianificato, va bene. La vita è piena di sorprese. Assolutamente! E parlare della vostra routine in italiano è un ottimo modo per praticare la lingua. Usate i giorni della settimana, i verbi al presente. Parlate delle vostre abitudini. Sì, provate a descrivere la vostra giornata tipica in italiano. Iniziate con frasi semplici come: la mattina mi sveglio alle 7, faccio colazione, vado al lavoro. Poi aggiungete più dettagli. Esatto! E non abbiate paura di fare errori. L'importante è praticare e migliorare ogni giorno. Proprio come Lucas cerca di migliorare la sua routine ogni settimana. Anche se a volte dimentico il telefono o arrivo in ritardo. Ma va bene così. L'importante è continuare a provare. Perfetto! Allora ascoltatori, grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Wow Podcast Italian. Ci piacerebbe leggere i vostri commenti sulla vostra routine settimanale. Sì, scriveteci. Raccontateci cosa fate il lunedì, il martedì, il mercoledì, tutti i giorni. Vogliamo sapere tutto sulla vostra settimana. E se avete domande sull'italiano o volete suggerire temi per i prossimi episodi, scrivetelo nei commenti. Leggiamo tutti i vostri messaggi. Esatto, e ricordate di mettere mi piace a questo episodio se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, così non perderete i prossimi episodi. Ci vediamo presto con un nuovo episodio. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno, anche solo per pochi minuti. Ogni piccolo passo conta. Grazie ancora a tutti.
È stato un piacere condividere con voi la mia settimana disastrosa. Spero che la vostra settimana sia migliore della mia. Sono sicura che lo sarà. E Lucas, anche la tua prossima settimana andrà meglio, vedrai. Lo spero. Allora, cari ascoltatori, vi salutiamo. Buonasera a tutti. Buonasera. E ricordate, practice makes perfect. Praticate il vostro italiano ogni giorno e migliorerete tantissimo. Ciao a tutti. Ciao, a presto. A presto. Ma aspetta, Lucas, prima di salutare i nostri ascoltatori, voglio chiederti ancora qualcosa sulla tua routine. Certo, Mia. Cosa vuoi sapere? Mi hai parlato dei tuoi giorni della settimana, ma non mi hai detto niente sulle tue abitudini mattutine. Hai una routine speciale quando ti svegli? Ah, sì. Beh, dipende dal giorno. Nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, ho una routine abbastanza fissa. La prima cosa che faccio quando mi sveglio è aprire le finestre per far entrare aria fresca. Anche con il freddo? Sì, anche in inverno. Mi piace l'aria fresca. Poi vado in bagno, mi lavo la faccia con acqua fredda per svegliarmi bene, mi lavo i denti. Dopo vado in cucina e metto su il caffè. Che tipo di caffè bevi? Espresso? Cappuccino? Durante la settimana bevo sempre espresso. È veloce e mi dà l'energia che mi serve. Il weekend invece mi piace preparare il cappuccino con la schiuma, prendermi più tempo. A volte vado al bar come ti ho detto. E per colazione cosa mangi di solito? Ah, la colazione, allora lunedì, mercoledì e venerdì di solito mangio qualcosa di leggero. Fette biscottate con marmellata o miele, oppure yogurt con frutta e cereali. Martedì e giovedì invece mangio di più perché so che avrò una giornata più lunga. Interessante. E cosa mangi in quei giorni? Il martedì e il giovedì mi preparo le uova strapazzate con pane tostato, oppure faccio i pancake, a volte anche un tramezzino con prosciutto e formaggio. Mi piace variare. Ascoltatori, voi cosa mangiate per colazione? Siete più da colazione dolce o salata? In Italia la tradizione è la colazione dolce, ma sempre più persone stanno provando la colazione salata. Diteci cosa preferite voi. Sì, è vero. Io da bambino mangiavo sempre biscotti o cornetti a colazione, ma poi ho scoperto che la colazione salata mi dà più energia per la mattinata. E dopo la colazione cosa fai prima di uscire di casa? Beh, dopo colazione mi vesto. Di solito scelgo i vestiti la sera prima, così la mattina non perdo tempo. Indosso camicia e pantaloni per il lavoro. Niente di troppo formale, ma professionale. Sei molto organizzato con i vestiti. Cerco di esserlo. Poi controllo di avere tutto quello che mi serve. Portafoglio, chiavi, telefono, occhiali da sole, ombrello se il tempo è brutto. Prendo la mia borsa del lavoro con il computer e i documenti e esco. E come vai al lavoro? In macchina, in autobus, a piedi? Dipende dal giorno e dal tempo. Di solito prendo l'autobus. La fermata è vicino a casa mia, solo 5 minuti a piedi. L'autobus impiega circa 20 minuti per arrivare in ufficio. Durante il viaggio di solito leggo le notizie sul telefono o ascolto musica. Che tipo di musica ascolti? Ascolti. Mi piace tutta la musica. La mattina preferisco qualcosa di energico. Pop, rock, musica italiana. Mi aiuta a svegliarmi e a iniziare la giornata con energia. La sera invece ascolto musica più tranquilla. Jazz, classica, bossa nova. Bellissimo. E quando arrivi in ufficio, come inizi la tua giornata lavorativa? Quando arrivo in ufficio, di solito verso le 8 meno un quarto, saluto i miei colleghi, vado alla mia scrivania, accendo il computer. La prima cosa che faccio è controllare le email.
Leggo tutti i messaggi importanti e rispondo a quelli urgenti. Quante email ricevi ogni giorno? Troppe! A volte anche 50 o 60 email al giorno. È stressante, ma fa parte del lavoro. Dopo le email controllo il mio calendario per vedere gli appuntamenti e le riunioni della giornata. E quante riunioni hai di solito? Dipende dal giorno. Il lunedì e il giovedì ho molte riunioni, a volte 4 o 5. Il martedì, mercoledì e venerdì ne ho meno, di solito 2 o 3. Le riunioni durano da 30 minuti a 2 ore. 2 ore sono lunghe. Sì, a volte sono molto lunghe e noiose, ma altre volte sono interessanti e produttive. Dipende dall'argomento e dalle persone. E a che ora fai la pausa pranzo? Di solito pranzo all'1. Ho un'ora di pausa. A volte mangio in ufficio qualcosa che porto da casa. A volte vado in un ristorante vicino con i colleghi. A volte compro un panino o un'insalata in un bar. Cosa ti piace a pranzo? Cerco di mangiare sano. Insalate con pollo o tonno, pasta con verdure, riso, a volte un panino con verdure grigliate. Evito di mangiare troppo perché poi ho sonno nel pomeriggio. Intelligente. Ascoltatori, anche voi fate attenzione a cosa mangiate a pranzo? È importante mangiare bene per avere energia. E Lucas, dopo il pranzo cosa fai? Dopo pranzo torno al lavoro. Il pomeriggio è di solito il momento in cui sono più produttivo. Lavoro sui miei progetti, preparo presentazioni, scrivo report, parlo con i clienti al telefono. Che tipo di lavoro fai esattamente? Lavoro nel marketing. Mi occupo di pubblicità e comunicazione per diverse aziende. Creo campagne pubblicitarie, gestisco i social media, organizzo eventi. È un lavoro molto creativo e mi piace molto. Che interessante! E a che ora finisci di lavorare? Come ti ho detto, dipende dal giorno. Dal lunedì al mercoledì finisco alle 5. Il giovedì alle 6 perché ho più riunioni. Il venerdì invece finisco alle 4. È fantastico! E dopo il lavoro? Oltre alle cose che mi hai già detto, hai altre abitudini? Sì, quasi ogni giorno, quando torno a casa dal lavoro, mi cambio subito. Tolgo i vestiti da lavoro e metto qualcosa di comodo. Jeans e maglietta. O tuta sportiva se devo fare esercizio. E poi? Poi di solito mi riposo per un po'. Mi siedo sul divano, controllo il telefono, guardo un po' di televisione o leggo qualcosa. Dopo mezz'ora o un'ora mi sento più rilassato e pronto per la serata. Capisco. È importante avere un momento di transizione tra il lavoro e la vita personale. Esattamente. E poi inizio a pensare alla cena. Come ti ho detto, dipende dal giorno. Il lunedì cucino qualcosa di semplice. Il martedì ho la lezione di cucina, quindi mangio lì. Il mercoledì, dopo le pulizie, spesso ordino pizza o sushi a domicilio, perché sono stanco. Ah, quindi non cucini sempre. No, assolutamente. Il mercoledì e a volte il venerdì ordino cibo a domicilio. Mi piace provare ristoranti diversi. Ci sono tante app adesso che portano il cibo a casa in 20 minuti. Sì, è molto conveniente. E il giovedì hai l'aperitivo, quindi immagino che non ceni molto. Esatto. Il giovedì dopo l'aperitivo torno a casa e di solito mangio solo qualcosa di leggero. Frutta, yogurt, magari un pezzo di formaggio con pane. Non ho più fame dopo tutte quelle olive e bruschette. E il weekend? Come sono le tue cene del weekend? Il venerdì sera, quando esco a cena, fuori mangio quello che voglio. Pasta, carne, pesce, pizza, dolci.
Mi piace godermi il venerdì. Il sabato sera dipende. A volte cucino qualcosa di speciale per me. A volte ordino cibo. A volte ceno fuori ancora. E la domenica hai il pranzo in famiglia, quindi immagino che la sera mangi poco. Sì, esattamente. Dopo il grande pranzo della domenica, la sera mangio sempre pochissimo. Di solito solo un po' di frutta o un'insalata leggera. A volte non mangio niente, perché sono ancora pieno dal pranzo. Ascoltatori, anche voi fate grandi pranzi la domenica? È una bellissima tradizione italiana. E dopo questi pranzi, anche voi la sera non avete fame? Raccontateci. Sì, vogliamo sapere. E ora Mia, lascia che ti racconti di un'altra parte importante della mia routine. L'esercizio fisico. Oh sì, mi hai detto che vai in palestra il lunedì e che fai sport il sabato. Raccontami di più. Allora, cerco di fare esercizio almeno 3 o 4 volte a settimana. Il lunedì mattina vado in palestra prima del lavoro, come ti ho detto. Faccio pesi e un po' di cardio, di solito per circa un'ora. Che tipo di esercizi fai? Faccio esercizi per tutto il corpo. Lunedì lavoro su braccia e petto. Faccio flessioni, sollevamento pesi, trazioni. Poi faccio 20 minuti di corsa sul tapis roulant o sulla cyclette. E gli altri giorni? Il mercoledì sera, dopo le pulizie, a volte faccio yoga a casa. Ho un tappetino e seguo video su internet. Lo yoga mi aiuta a rilassarmi e a dormire meglio. Il sabato, invece, come ti ho detto, vado a correre all'aperto o vado in bicicletta. Dove vai a correre? C'è un bellissimo parco vicino a casa mia. Ha un percorso di circa 5 chilometri intorno a un lago. È perfetto per correre. Ci sono alberi, panchine, a volte vedo anatre e altri uccelli. È molto rilassante. Che bello! E in bicicletta dove vai? Quando vado in bicicletta di solito faccio percorsi più lunghi. Esco dalla città e vado in campagna. Ci sono strade tranquille con poco traffico, colline, campi, è bellissimo. A volte faccio 30 o 40 chilometri. Wow, è molto! Ascoltatori, voi fate sport? Che tipo di esercizio preferite? Palestra, corsa? Io, bicicletta, nuoto, yoga? Scrivetecelo. Sì, e se non fate ancora sport, iniziate. Anche solo una passeggiata di 30 minuti al giorno fa bene. Non serve andare in palestra se non vi piace. Ottimo consiglio. E dimmi, Lucas, oltre al lavoro e allo sport, hai altri hobby? Sì, mi piace molto leggere. Leggo quasi ogni sera prima di dormire. Di solito leggo romanzi, a volte gialli, a volte libri storici, a volte biografie di persone interessanti. Che bello! E quanto tempo leggi ogni sera? Di solito leggo per mezz'ora o un'ora prima di dormire. Mi aiuta a rilassarmi e a staccare dagli schermi del telefono e del computer. Leggo sempre libri di carta, non ebook. Anche a me piace leggere libri di carta. C'è qualcosa di speciale nel toccare le pagine, sentire l'odore della carta. Esatto! E poi mi piace vedere i libri sulla mia libreria. Ho una bella collezione adesso. Oltre a leggere, mi piace anche cucinare, come sai. Non solo vado alla lezione del martedì, ma spesso sperimento ricette nuove nel weekend. Che tipo di piatti ti piace cucinare? Mi piacciono i piatti tradizionali italiani. Pasta fresca fatta in casa, risotti, ossobuco, tiramisù, panna cotta. Ma provo anche cucine di altri paesi, curry indiano, pad thai thailandese, tacos messicani. Che varietà! Ascoltatori, anche voi amate cucinare? Qual è il vostro piatto preferito da preparare e il vostro piatto italiano preferito? Ditecelo nei commenti. Sì, e se non sapete cucinare, non preoccupatevi.
Anch'io ho iniziato da zero. L'importante è provare, fare errori, imparare. La cucina è divertente e rilassante. Assolutamente. E ora, Lucas, parliamo un po' delle tue abitudini serali. Mi hai detto cosa fai, ma a che ora vai a dormire di solito? Buona domanda. Durante la settimana cerco di andare a dormire presto perché devo svegliarmi presto. Di solito vado a letto tra le 10 e le 11 di sera. Il venerdì e il sabato invece vado a dormire più tardi, a volte all'1 o alle 2 di notte. E hai una routine prima di dormire? Sì, circa un'ora prima di andare a letto spengo il computer e cerco di usare poco il telefono. Mi lavo i denti, faccio la doccia se non l'ho fatta prima, metto il pigiama, poi leggo come ti ho detto e infine spengo la luce e dormo. Dormi bene di solito? Sì, di solito dormo bene. Cerco di dormire almeno 7 o 8 ore per notte. Durante il weekend a volte dormo anche 9 o 10 ore perché posso recuperare il sonno. È importante dormire bene. Ascoltatori, voi dormite abbastanza? Quante ore dormite ogni notte? E avete una routine prima di dormire? Condividete con noi. Sì, il sonno è fondamentale per la salute. Se non dormiamo abbastanza, siamo stanchi, irritabili, non riusciamo a concentrarci bene al lavoro o nello studio. Verissimo. E ora, Lucas, vorrei tornare a quella settimana disastrosa di cui parlavi all'inizio. Mi hai raccontato cosa è andato storto, ma hai imparato qualcosa da quell'esperienza? Sì, ho imparato molte cose. Prima di tutto, ho capito che anche quando hai una routine devi essere flessibile. Le cose non vanno sempre come pianificato e va bene così. Buona lezione. Ho anche imparato che devo controllare meglio le cose, controllare di avere il telefono prima di uscire, controllare gli orari delle lezioni e dei film, controllare se i miei genitori stanno bene prima di fare programmi. Sì, essere più attenti ai dettagli. Esatto, e ho imparato che è importante avere un piano B. Se qualcosa non funziona, devo avere un'alternativa. Per esempio, se il cinema è chiuso, posso andare al teatro o al museo. Ottimo. E come pensi di migliorare la tua routine nelle prossime settimane? Beh, sto pensando di fare una lista di controllo ogni sera, preparare le cose che mi servono per il giorno dopo, controllare gli appuntamenti, controllare il tempo per sapere come vestirmi. Molto organizzato. Sì, e sto anche pensando di essere un po' meno rigido con la routine. A volte è bello essere spontanei. Se un amico mi chiama e vuole fare qualcosa, non voglio sempre dire di no, perché non è nella mia routine. Trovare un equilibrio tra routine e spontaneità. Esattamente. La routine è importante, ma la vita è fatta anche di sorprese e di momenti spontanei che possono essere bellissimi. Che bella riflessione. Ascoltatori, anche voi cercate questo equilibrio? Siete più persone di routine o più spontanee? Non c'è una risposta giusta. Ognuno è diverso. Sì, l'importante è trovare quello che funziona per voi. Se vi piace la routine, createla. Se preferite essere spontanei, siate spontanei. O trovate un equilibrio come sto cercando di fare io. Perfetto. E ascoltatori, ricordate che parlare della vostra routine quotidiana è un ottimo esercizio per praticare l'italiano. Usate i verbi al presente come mi sveglio, faccio colazione, vado al lavoro, torno a casa, ceno, vado a dormire. Esatto. E usate le espressioni di tempo: la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, ogni giorno. Di solito, sempre, a volte, mai. Benissimo. E non dimenticate di usare gli avverbi di frequenza. Sempre, spesso, qualche volta, raramente, mai. Per esempio,
Vado sempre in palestra il lunedì. Mangio spesso pasta da pranzo. Qualche volta ordino pizza a domicilio. Perfetto, Mia. Stai dando ottimi consigli ai nostri ascoltatori. E ricordate, non serve parlare perfettamente. L'importante è provare, fare pratica, migliorare un po' ogni giorno. Esattamente. Anche Lucas ha avuto una settimana imperfetta, ma continua a provare, continua con la sua routine, continua a migliorare. Sì, e la prossima settimana sarà migliore. Sono sicuro. Ho imparato dai miei errori e sono pronto per una nuova settimana. Bene. Allora, ascoltatori, questo è davvero tutto per oggi. Grazie mille per averci ascoltato fino alla fine. È stato un episodio lungo e pieno di informazioni sulla routine settimanale. Sì, grazie a tutti. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo e spero che vi sia piaciuto conoscere la mia routine, anche con tutti i suoi disastri. Sono sicura che i nostri ascoltatori si sono divertiti. E ora non dimenticate di lasciare un commento. Raccontateci della vostra routine, dei vostri giorni preferiti, delle vostre abitudini. Sì, vogliamo leggere le vostre storie e se avete domande sull'italiano o volete altri episodi su temi specifici, scrivetecelo, leggiamo tutto. E mettete mi piace se vi è piaciuto questo episodio. E iscrivetevi a Wow Podcast Italian se non lo avete ancora fatto. Pubblichiamo nuovi episodi ogni settimana. Esatto, ogni settimana un nuovo episodio con conversazioni naturali in italiano per aiutarvi a imparare la lingua. È gratis e molto utile. Perfetto. Allora Lucas, salutiamo i nostri ascoltatori. Sì. Cari ascoltatori, grazie ancora per il vostro tempo. Vi auguriamo una buona settimana. Che sia piena di belle routine e di belle sorprese. Buonasera a tutti! Continuate a praticare l'italiano ogni giorno. Anche solo 5 o 10 minuti fanno la differenza. Buonasera e ricordate, ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Ci vediamo nel prossimo episodio. A presto e buona settimana a tutti voi.